tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. L'estate è alle porte, nell'aria si sente già così la frore di estate, di grilli che grillano, i famosi grilli che grillano nel campo di grano dorato, mi è presa così, ed è anche quindi il momento per l'immancabile video che dà un po' il là ad ogni nuova stagione qui sul mio canale, ovvero il tutorial per creare la ghirlanda fai da te a tema. E in onore dell'estate oggi vi mostrerò come creare questa gioiosa ghirlanda in corda con fiori estivi. Se l'idea vi sconfinfera, come di consueto io vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Della plastica rigida oppure del cartone se la ghirlanda non andrà in esterno, l'immancabile colla a caldo, della corda, una penna, del nastro adesivo, un taglierino, delle forbici, del nastro, dei fiori finti a vostra scelta e dello spago. Per prima cosa creiamo la base per la nostra ghirlanda. Io ho utilizzato della plastica rigida in modo che sia resistente alle intemperie, ma se la terrete all'interno potete usare anche semplicemente del cartone. Decidete voi la grandezza e per tracciarne la forma utilizzate un compasso oppure una ciotola. Io avevo sotto mano questo tondo in legno delle dimensioni perfette e l'ho sfruttato. Usando una penna tracciamo sia l'interno che l'esterno proprio come vedete. Adesso prendiamo un tappeto di ritaglio e usando il taglierino rimuoviamo la parte centrale in questo modo. Poi, utilizzando le forbici, ritagliamo anche il tondo. A questo punto prendiamo la corda con la quale creeremo una treccia che dovrà essere larga abbastanza da coprire la base. Ci serviranno quindi 9 pezzi di corda che andremo ad intrecciare in 3 gruppi da 3, ma fra poco capirete meglio. Per quel che riguarda la lunghezza di ogni singolo pezzo di corda, calcoliamo almeno 3 volte la circonferenza della base. Ritagliamo quindi 9 pezzi di corda lunghi a sufficienza, fissando ogni volta le estremità con del nastro adesivo per evitare che si sfilaccino. Una volta ritagliati tutti i pezzi necessari, fissiamoli ad una base con dello scotch a gruppi di 3. Questo semplificherà di molto il lavoro quando andremo ad intrecciarli. Ok, è il momento di creare la treccia sovrapponendo i 3 gruppi proprio come vedete. Continuiamo fino a raggiungere una lunghezza sufficiente a coprire la nostra base. Ottimo, ora fissiamo la parte finale con del nastro adesivo e ritagliamo la corda in eccesso. Procediamo incollando con la colla a caldo la treccia che abbiamo appena creato sulla base proprio come vedete. Facciamo combaciare le due estremità ed aggiungiamo un altro po' di colla.
Non preoccupatevi per questa parte con il nastro adesivo in evidenza, perché fra poco la copriremo con le decorazioni. E infatti eccoci qui, pronti ad incollare i fiori finti con la colla a caldo, creando come sempre una composizione quanto più equilibrata possibile. Io sono partita con le foglie di eucalipto, poi ho aggiunto le margheritine e per finire i papaveri. Ho poi aggiunto altre foglie ed altre margherite qui e là per rendere la composizione più equilibrata. A questo punto ho creato un fiocco con il nastro in questo modo. E l'ho incollato sotto ai fiori. Ho ritagliato il nastro in eccesso e per finire ho aggiunto qualche altra foglia e qualche altro fiore. La ghirlanda è praticamente pronta, non ci resta che aggiungere dello spago in alto per poterla appendere facilmente. E per rendere lo spago meno visibile io l'ho inserito all'interno della treccia in questo modo. E voilà, fatto! Ed eccola qui la ghirlanda estiva pronta per essere appesa. Come al solito potete farla più grande, più piccola, cambiare i fiori, i colori, insomma lasciate libera la fantasia, date la vostra interpretazione. In ogni caso, se l'idea vi è piaciuta, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se proverete a realizzare la vostra ghirlanda estiva, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati su uno qualsiasi dei vari social che trovate tutti elencati qui nella info box qui sotto. Vi ricordo ancora, prima di salutarvi, che sul blog c'è la lista di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online in caso di necessità, e il link al post dedicato ancora una volta nella info box oppure cliccando sulla i, insomma da che parte, qui sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro. Se non l'avete ancora fatto, amici belli, amici cari, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Passate una buona giornata, mattinata, serata, pomeriggio, a seconda di quando state guardando questo video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!